Buongiorno, benvenuti nel mio canale, sul mio canale Astro Tarotina, un canale in cui parliamo di astrologia, di tarocchi e di tanti altri argomenti che ci stanno a cuore. In questo video particolare cercherò di aiutarvi a capire la differenza fra segno solare ascendente e segno lunare, sperando che alla fine, dopo aver ascoltato questo video, capirete meglio alcuni aspetti della vostra personalità, a cosa corrisponde il segno solare, a cosa corrisponde l'ascendente, a cosa corrisponde il segno lunare, e magari anche capirete perché non vi identificate troppo con quello che viene chiamato il segno astrologico, segno solare. Può succedere questo. Allora, le raccomandazioni abituali prima di entrare nel cuore del tema, quindi pollice se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina delle notifiche, andate a scoprire le pagine Instagram Astro Tarotina dove parlo di astrologia di tarocchi, e soprattutto scrivetemi a mariacristina.astrotarot con @gmail.com se desiderate una consulenza di astrologia, di tarocchi o di astrotarocchi, se desiderate ricevere dei questionari per valutare le vostre conoscenze di astrologia e di tarocchi, e soprattutto se desiderate ricevere l'infolettera, la newsletter, la mail che invio tutti i lunedì, in cui parlo di un tema di astrologia di tarocchi e di altri argomenti interessanti. Ora, l'astrologia, questo lo sappiamo, è molto più che conoscere il proprio segno di nascita, il proprio segno sociale, il proprio segno solare, scusate, è un'arte, una disciplina complessa, non complicata ma complessa, che richiede pazienza e conoscenza per decifrare correttamente il proprio tema natale. Infatti non c'è solo il segno, il nostro segno, ma il segno dove sta il nostro sole, ma esistono anche tutti gli altri pianeti, esistono la lettura e la comprensione delle case, che cos'è l'ascendente, il discendente, il medio cielo, il fondo cielo, e altri elementi. Quindi è proprio un'arte, una disciplina che richiede un apprendimento costante, come io faccio un paragone con l'apprendimento della lingua, cioè bisogna effettivamente acquisire le basi, studiare il vocabolario e poi imparare a interpretare. Che cos'è l'obiettivo dell'astrologia? Beh, secondo me, modestamente, insomma, è conoscere, direi, se stessi. E come? Cioè decifrando i propri punti di forza e i propri punti di fragilità. E tutto questo per quale scopo? Beh, conoscere se stessi per evolvere, d'accordo? Quindi secondo io ho una visione dell'astrologia che non è fatalista, il nostro tema natale non è così fisso, cioè noi impariamo a studiarlo, analizzarlo, a capirlo, man mano che procediamo nella nostra esistenza, ogni volta ne capiamo un pezzettino supplementare, e nella nostra vita poi siamo chiamati a fare delle scelte, e le scelte che faremo grazie alla nostra consapevolezza acquisita anche grazie a questo strumento. Per esempio, se c'è una persona che ha, secondo il suo tema natale, un caratteraccio, non sarà destinata ad avere questo caratteraccio durante tutta la sua vita, cioè ci si può lavorare sopra, si può evolvere perlomeno in certi ambiti. Allora, il segno solare, che cos'è? Il segno in cui si trova il nostro sole, rappresenta l'incarnazione dell'autenticità. Quando noi diciamo a qualcuno di che segno astrologico sei, beh, si parla proprio di questo, di che segno zodiacale sei, si parla proprio di questo, cioè dove era il sole al momento in cui siamo nati, e questo rappresenta la nostra individualità, la nostra autenticità, il nostro io più profondo, il nostro desiderio di incarnare qualche cosa e anche il nostro cammino, e di fatto è ciò che percepiamo nell'altro quando impariamo a conoscerlo. Ad esempio, una persona che è nel segno della Vergine, sappiamo che è una persona in genere molto organizzata, sappiamo anche che spesso può essere nervosa, introversa o riflessiva. Calcolare il proprio segno solare, cioè dove si trova il nostro sole al momento della nascita, è molto facile. Basta avere la data di nascita e guardare in quale stagione astrologica si trova. Per esempio, se questo magari è più complicato parole che a fare, cioè se siete nati l'11 giugno, quindi una data che si situa fra il 21 maggio e il 21 giugno, vuol dire che siete dei gemelli. Se siete nati, per esempio, che ne so, il 9 novembre, una data che si situa fra il 23 ottobre e il 22 novembre, vuol dire che siete dello Scorpione. Può capitare, lo ripeto, che a volte non ci si riconosca nel proprio tema, nel proprio segno solare. Questo perché il tema astrologico è ricco di tantissimi altri elementi, l'ascendente, il discendente, mi ripeto, le case, i pianeti, e quindi la nostra personalità può essere per esempio più influenzata, che ne so io, dalla luna o dall'ascendente o da un pianeta dominante. Chiaramente ci sono gli aspetti, insomma tanti elementi di cui bisogna tenere conto.
Passiamo ora all'ascendente. L'ascendente ci dice come ci percepiscono gli altri. Che cos'è l'ascendente? È l'aura che emaniamo, è la nostra personalità esteriore, sono le nostre azioni spontanee, il comportamento che noi abbiamo in società, come entriamo in una stanza, come diciamo buongiorno, come reagiamo agli avvenimenti imprevisti. Ho già parlato dell'ascendente, del discendente, del medio cielo e del fondo cielo in video che parlano dei 4 angoli del tema natale e anche nei video che ho intitolato La croce dell'incarnazione, quindi potrete andare a cercare e vedere tutti questi altri punti che sono messi a confronto gli uni con gli altri. Quindi l'ascendente appunto è il modo in cui gli altri ci percepiscono, è la parola maschera, no? Viene presa dal latino, non vuol dire inganno, ma vuol dire proprio la nostra personalità esteriore. Per esempio un Capricorno, se riesco a trovare adesso il tema, scusate il tema, la carta, un Capricorno, vabbè, eccolo qua, in genere può apparire freddo, introverso, austero quando non si conosce e per una persona del segno dei pesci può sembrare piuttosto sognatore e anche sensibile. Quindi l'ascendente ci dà la nostra personalità esterna a prima vista, mentre il sole ci dà una personalità, degli elementi della nostra personalità più profonda, che quindi l'altra persona percepisce man mano che ci conoscono. Come si calcola l'ascendente? L'ascendente che cos'è? È il segno, cioè la costellazione che si leva, che si alza, a scendere, che si alza a est al momento della nostra nascita. Viene calcolata come? Con il giorno, il mese, l'anno e l'ora di nascita. L'ora è importante perché l'ascendente cambia in funzione delle ore. Ora ci sono dei siti web ora che li calcolano automaticamente, altrimenti potrete contattarmi e guarderemo il vostro tema. Qualche esempio di ascendente, allora, non li ho trattati tutti, se no il video sarebbe stato troppo lungo. Dunque, l'ascendente Ariete, come personalità esterna, ci dà l'impressione di qualcuno di dinamico, intraprendente, impulsivo, energico, diretto, indipendente. Come caratteristiche fisiche frequenti, sono persone che hanno occhi vivaci, andatura veloce, tratti espressivi. Il toro, il toro come personalità esterna appare una persona calma, stabile, sensuale, composta, affidabile, con i piedi per terra e come caratteristiche fisiche generali, lineamenti solidi, collo forte e una figura piuttosto robusta. I gemelli invece completamente diversi, cioè hanno come personalità esterna, appaiono curiosi, socievoli, nervosi, loquaci, intellettuali, adattabili e come caratteristiche fisiche frequenti hanno un corpo snello, movimenti rapidi, occhi vivaci. Il leone, il leone è piuttosto carismatico, sicuro di sé, teatrale, autorevole, caloroso, orgoglioso come impressione esterna e come caratteristiche fisiche frequenti, un portamento maestoso, un portamento fiero della testa, per esempio, e anche una capigliatura pronunciata. Lo scorpione appare come una persona intensa, misteriosa, intrigante, magnetica, potente, a volte intimidatoria, come caratteristiche fisiche esterne generalmente proprio lo sguardo, gli occhi penetranti e anche un atteggiamento, un portamento discreto ma forte. E finiamo con i pesci, non ho trattato tutti i segni ma insomma così per darvi un'idea. Come personalità esterna sono sognatori, sono empatici, mutevoli, come prima impressione danno quello di una persona gentile, sensibile, a volte confusa. Come caratteristiche fisiche frequenti hanno dei lineamenti che sembrano sfocati, degli occhi grandi e anche un'andatura piuttosto fluida. Parliamo ora della luna, del segno lunare. Il segno lunare è il segno dove si trova la luna. La luna che cosa rappresenta se non la culla delle emozioni, dell'immaginazione, dell'intuizione, dell'inconscio, della sensibilità, e per calcolarla bisogna andare a vedere nelle effemeridi, che sono questo libro, in queste tabelle in cui sono presenti tutti i pianeti, gli astri e le loro posizioni che hanno nei segni nel tempo con i gradi precisi. In astrologia che cos'è la luna? La luna in astrologia è proprio la faccia nascosta della nostra personalità, è la sede delle nostre emozioni, della nostra sensibilità, quindi non è facilmente individuabile. La si può scorgere quando conosciamo bene qualcuno, quando la persona ha sufficientemente fiducia in noi e quindi ci rivela il suo giardino interiore. Per esempio, una luna in Toro spesso ha bisogno di routine, di godere dei piaceri della vita, di un amore vero e leale. Una luna in Acquario, eccola qua, invece, in generale ha bisogno di cosa? Di indipendenza, di libertà, di creatività e in teoria
una luna in Ariete, mostra un lato spontaneo, passionale, impulsivo, con un temperamento piuttosto forte. Quindi, riassumendo, allora, quando si incontra una persona, in genere, teoricamente, la prima cosa che percepiamo di questa persona è l'ascendente, cioè quello che la persona emette come impressione esterna. Poi, imparando a conoscerla, capiremo forse meglio il suo segno solare, e poi quando veramente entriamo in amicizia con questa persona, in una relazione sentimentale, affettiva, riusciremo gradualmente a distinguere anche il suo segno lunare, cioè dove si trova la sua luna. Come pratica molto semplice, rifletti o medita su questi tre punti, cioè il tuo segno solare, il segno lunare e l'ascendente, e poi ti riconosci in tutti e tre, ti riconosci solo in uno di questi, ti riconosci in uno in particolare, per esempio, ti riconosci in due di questi e in uno per nulla, e quindi osserva senza giudicare ciò che emerge, come dico io sempre, avendo fiducia nelle tue capacità a collegare l'intuito con la logica, il sentimento con il ragionamento. E vi lascio fino al prossimo video con una citazione di Dan Rudyard tratta dalla pratica dell'astrologia, che dice: la distanza fra l'uomo e la stella è certamente abolita, ma la distanza tra l'uomo e se stesso e tra l'uomo e tutti gli altri abitanti del pianeta deve ancora essere abolita, e questo sarà senza dubbio uno dei ruoli essenziali di questa astroecologia del mondo futuro. Ed è con questo augurio che vi lascio per questa volta, sempre con le raccomandazioni abituali. Pollice, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, attivare la campanellina delle notifiche, andare a scoprire le pagine Instagram dove parlo in astrotarotina di astrologia di tarocchi, e scrivermi a mariacristina.astrotarotto con una T finale a gmail.com se desiderate una consulenza di astrologia o tarocchi o di astrotarocchi, se desiderate ricevere i questionari per valutare le vostre conoscenze di astrologia di tarocchi, e soprattutto se desiderate ricevere l'infolettera, cioè la newsletter che scrivo ogni settimana, che invio il lunedì, dove parlo di astrologia di tarocchi, di temi che mi stanno a cuore. Quindi grazie di avermi concesso una parte del vostro tempo, perché come dico sempre, il tempo come la salute sono le due cose più preziose che abbiamo. Alla prossima!